È arrivato il momento, tantissimi di voi mi hanno chiesto cosa porto con me e cosa ho nel mio zaino e che zaino uso nei miei viaggi. Tra l'altro questi sono i miei video preferiti dove la gente fa vedere proprio cosa c'è dentro il suo zaino, cosa porta con sé, tutte le piccole accortezze che hanno, quindi di solito me ne guardo una decina a settimana. Comunque questo è il mio zaino e oggi voglio mostrarvi cosa c'è al suo interno per i vari viaggi o le varie trasferte che faccio. Come avete visto sono un fedele cliente per ora di Ferrovie dello Stato. Comunque in descrizione trovate tutti i link dei prodotti che menziono. Tra l'altro prima di iniziare volevo aggiungere una cosa: non collaboro con nessuno degli oggetti che ho menzionato, quindi sono opinioni puramente personali. Poi oltretutto con alcune aziende tipo Inatech che produce lo zaino ho provato a contattarmi e non mi hanno nemmeno risposto, quindi sono opinioni puramente personali e nonostante non abbiano risposto ho preso il loro zaino o ho preso altre cose. Quindi è un doppio appello per le aziende: rispondetemi, e per voi, nel senso che non sto facendo pubblicità a nessuno. Comunque lo zaino che uso per le trasferte è uno zaino Inatech, costa una cinquantina di euro. Penso che il rapporto qualità-prezzo sia il migliore, soprattutto perché questo zaino è delle misure perfette per entrare anche nelle nuove misure ridotte che ha fatto Ryanair nei suoi voli low cost. Se un po' compattato superiormente può passare anche per di là. Comunque farò un flashback. Allora, le prime cose che prendo su subito, così dopo posso continuare a filmare con la macchina fotografica, sono il cavalletto che ho qui. Tra l'altro come vedete anche la zip che quindi me lo fa portare comodamente. Apriamo. E questo è il mio cavalletto che era di mia mamma ed è abbastanza vecchiotto, però fa il suo dovere finora e poi è leggero, che si può allungare, come vedete dopo lo allungo. Poi da questo lato c'è la tasca per la fotocamera. Io ho una Canon 80D con la sua SD ovviamente. È molto comoda la tasca perché riesco a prendere sempre, in qualunque caso, la macchina fotografica senza dover toccare tutte le altre cose. Ora richiudiamo. E poi il microfono o lo metto nella tasca qua dietro o lo metto sopra. Apriamo. Eccolo qui il microfono. Comunque il microfono è un Videomic Go, soltanto che ho perso la parte antivento protettiva, mentre la fotocamera è una Canon 80D. L'ho presa soprattutto perché ha il flip out screen e perché Canon ha già dei bei colori e non devo mettermi a fare profili colori o cose strane, uso direttamente i colori che mi dà la fotocamera. Rieccoci, ho montato tutto, iniziamo ad aprirlo. Io lo amo perché è accessibile facilmente la fotocamera, la si apre come avete visto prima e la fotocamera è sempre accessibile. Se ce l'ho su una spalla lo faccio scorrere e poi tiro fuori la fotocamera e poi richiudo molto facilmente. Dopodiché un'altra cosa che mi piace di questo zaino è che se uno cerca di rubare le cose non ci riesce, perché innanzitutto tutte le cose importanti sono accessibili da qui dietro, da questa tasca qua che poi vi faccio vedere, ma comunque anche se vado ad aprire da qua noto subito un eventuale saccheggio, diciamo. Dato che abbiamo aperto il dietro vi faccio vedere subito cosa c'è qui dietro. Allora, innanzitutto qui questa tasca dipende molto anche da dove sto andando, e anche il cavalletto, per dirvi, non porto sempre con me il cavalletto in tutti i viaggi, anche perché ha un ingombro in più qui lateralmente. Comunque, mutande che lancio di là, lenzuola, dato che mi servivano le lenzuola, tutto maglia nera, pantaloncini e altro pezzo di lenzuola. E ora guardiamo le cose un po' più interessanti. Allora, questo è un sacchetto di velcro, penso che sia, che tra l'altro mi hanno dato con questo, che a volte uso per il computer, che dopo vedrete, perché ci sta anche il computer ovviamente, dato che lavoro anche quando sono in giro. E comunque qui dentro metto la prolunga per il microfono, che uso nel caso debba intervistare qualcuno. La collego nella porta audio della mia fotocamera e posso tirare il microfono quanto distante voglio dalla fotocamera, così ci possono stare anche 3 o 4 persone, io posso abbassare il microfono. E questo è uno. Comunque vi ricordo che tutte le cose le trovate in descrizione. Dopodiché ovviamente, per non rischiare mai di essere full pieno, porto un hard disk da 1 tera. Nel caso il mio computer si riempia o nel caso voglia essere sicuro e voglia fare più copie, tengo una copia dentro l'SD, una copia dentro l'hard disk e una copia dentro il computer. E poi una volta arrivato a casa, da questo hard disk da 1 tera porto tutto su questo hard disk da 4 tera che è sempre fermo a casa, dove ci sono tutte le cose importanti. Quindi è meglio che questo non venga danneggiato, e prossimamente ne comprerò un altro per fare 2 copie di questo, in modo da rischiare ancora meno. E questo per quel che riguarda la memoria. Poi qui dietro
A volte, se non ci sono le lenzuola come le ultime volte, metto il microfono o metto questa impugnatura per la fotocamera, questa qui, che mi permette di tenere la fotocamera in questo modo e di fare le foto verticali, ed è molto utile se sto facendo soltanto un viaggio dove so che farò moltissime foto, perché oltretutto qui al suo interno, al posto di mettere una batteria soltanto, posso metterne direttamente due, come vedete. A Milano non l'avevo portato, quindi non l'avevo messo nella tasca posteriore dello zaino. Dopodiché questo zaino è in continuo aggiornamento e nel prossimo futuro comprerò anche delle lenti e magari vi farò vedere che lenti ho comprato. Per ora soltanto la lente in dotazione, che non è nemmeno di grandissima qualità. Questo è quello che ho. Poi volendo, qui come vedete ha due tasche dove si possono mettere l'SD, che io ho una, anche un'altra, due di riserva nel caso dovessi riempire o speriamo mai di perdere l'SD che sto usando ora per registrare. Chiudiamo, appoggiamo, verrà un macello la mia scrivania. Comunque passiamo al sopra. Il sopra, come vi ho detto, fortunatamente da queste chiusure resistente è sempre protetto ed è per questo anche che mi piace questo zaino. Qui sopra metto tutti i prodotti per doccia, bagno, cose varie. Vi faccio vedere com'è fatto un po'. Poi ho un'altra maglietta che lancio, il carica per il Mac, spesso lo metto anche dietro, dipende molto dal viaggio. Qui ci sono due tasche, in una di solito metto le batterie della fotocamera, così sono sempre facilmente accessibili da sopra. Oltretutto, se la tasca è vuota, posso accedere dalla stessa parte in cui prendo la fotocamera allo scomparto sopra con questa cerniera qui e ci entro con la mano. È molto comoda questa cosa se sto viaggiando e ho poche cose, magari ho bisogno subito di prendere le batterie, so che vado in fondo e ho due batterie per la fotocamera. Ecco qui le batterie, una e due batterie di ricambio per la fotocamera, che tra l'altro avevo preso insieme a questa impugnatura. Poi sempre qui sopra ho un sacchetto dove metto le cose sporche, sempre un altro pezzo del lenzuolo, questo qui è per il cuscino, non ricordo come si chiami, scrivetemelo in descrizione se lo sapete, non me lo ricordo più. E poi qui c'è un'altra tasca, vi faccio vedere meglio. Poi tra l'altro questo zaino è semi impermeabile, per cui se c'è quella pioggerella strana siete a posto, altrimenti insieme allo zaino vi danno anche un involucro di plastica se proprio sta venendo giù il tifone, con cui potete rivestire tutto lo zaino, che è molto comodo, l'ho usato un paio di volte. E comunque qui sopra, che c'è un'altra tasca, metto tutte le cose utili che mi servono subito, perché apro e ho power bank, questo è un power bank da 20.000 mAh della Xiaomi, poi caricatore con 4 prese USB, questo l'ho preso perché è intercambiabile e ho anche gli altri pezzi, ma dato che andavo soltanto a Milano ho messo la presa italiana e sono a posto. Un cavo di ricarica per il power bank, a volte questi due pezzi non li porto via addirittura perché il power bank mi basta e avanza per 3 o 4 giorni e quindi questi non servono. La presa per ricaricare il mio cellulare, che è un iPhone 7 e tengo sempre in tasca, soprattutto perché nel caso non dovessi avere la fotocamera pronta, tiro fuori il cellulare e posso registrare tutto con il cellulare. Chiavi ovviamente e cuffie che sono con il filo. Appena ho abbastanza soldi cercherò anche di aggiornare le cuffie e vediamo cosa prendere, cosa comprare. Questo zaino è in continuo aggiornamento, per cui vediamo cosa arriverà dopo. Questa tasca l'ho svuotata come avete visto, ora la chiudiamo e qui c'è il mio Mac da 15 pollici che porto sempre via con me. Ha una parte protettiva tipo cuscinetto sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi è molto protetto, però a volte lo porto via con la custodia di velcro che vi avevo fatto vedere prima, se so che poi all'interno del viaggio poi vado in giro soltanto con questo, che mi metto così, e poi anche due tasche tra l'altro nel caso volessi altre cose. Quindi questo è il mio MacBook Pro e poi c'è la tasca davanti che è quella sempre accessibile, nella quale metto un quadernino. Come sapete io noto tutte le cose che devo fare ogni singolo giorno, so che domani devo fare questo, quello e quell'altro, o la sera prima, per cui oggi mi scrivo tutte le cose che devo fare domani e domani le faccio, in modo da aumentare la produttività. Questo è veramente utile, io vi consiglio sempre di avere è una specie di diario poi alla fine, perché se poi torni indietro sai cosa hai fatto quei giorni e sai un attimo orientarti anche nel passato. Però vi consiglio di averne uno. Be smart. Poi qui ogni tanto lo riempio con cellulari che sto provando, con tessere o con cose particolari. L'ultimo viaggio non ce l'avevo, però ogni tanto porto via questo, nella quale metto le mie tesserine, che tra l'altro sto rifacendo ed è molto figo anche, tipo mi lasci il contatto e tiri fuori questo e fai tac e viene fuori la tua tesserina e puoi lasciare il numero. A me piace. Poi qui ho sempre penna e matita che lascio sempre all'interno dello zaino, per cui quando torno a casa tolgo tutto, ma la penna e la matita rimangono sempre, perché voglio essere sempre sicuro di avercele. E poi sempre qui davanti il libro che sto leggendo. Attualmente sto leggendo questo libro qui
di Del Carnage, spero si pronunci così. Comunque come trattare gli altri e farseli amici. È abbastanza pesante, poi magari ci farò una recensione, sono arrivato, ho letto soltanto una trentina di pagine, per cui in futuro vedremo come sarà. Questo è tutto, devo fare l'upgrade di molte cose come il cavalletto, le cuffie e magari in futuro anche il microfono, che comunque per iniziare costa una cinquantina di euro, io lo consiglio, però vorrei avere un qualcosa di più professionale, soprattutto per quando faccio le brevi interviste. Lo zaino lo amo, costa pochissimo, io lo consiglierò sempre perché riesco a farci stare tutto, e soprattutto nel caso dovessi andare in qualche viaggio con questo zaino penso che riesco a sopravvivere per una settimana, anche di più, perché poi se rilavo le cose poi posso viverci quanto voglio. In futuro magari farò un upgrade o un aggiornamento di queste cose nel caso dovessi prendermi nuovi accessori, nuove cose interessanti. Per ora vi lascio tutte le cose che uso in descrizione. Per adesso sono contento di questo setup perché è comodo, compatto, accessibile, impermeabile e sicuro. Tutti gli oggetti che ho menzionato sono in descrizione. Iscrivetevi al mio canale se il video è stato interessante e vi è piaciuto. Lasciate un mi piace se volete vedere altri contenuti di questo tipo. Ditemi se avete dei suggerimenti funzionali o cose che volete vedere e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!